Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana e poi ci addentriamo per conoscere i segni zodiacali con i quali avrete maggiore a che fare e poi l'amore, il lavoro e le finanze. La prima parte della settimana è caratterizzata dalla carta della chiave. La chiave porta soluzione, nuove idee, un possibile nuovo inizio. Ovviamente magari dobbiamo capire se per favorire il nuovo inizio abbiamo bisogno di chiudere con alcune situazioni, oppure se già ci troviamo in fase di evoluzione e di trasformazione, allora possiamo permetterci di prepararci a questo nuovo inizio, a questa nuova fase. Per altri aspetti ci consiglia di non sottovalutare nulla, di utilizzare il nostro potere, il nostro potenziale e agire immediatamente. Magari alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti, anche con ad esempio l'amicizia, oppure delle cose che ci possono permettere maggior serenità e tranquillità, anche possibilità di impegnarci e avere costanza in quello che facciamo. Questa è anche molto importante per la risoluzione. Se alcune cose magari abbiamo bisogno di comprenderle meglio, di valutare delle possibili notizie, delle proposte, delle comunicazioni, ecco che la lettera appunto, visto che si riferisce a tutti i tipi di messaggi, notizie e comunicazioni, allora di fare attenzione a quelle che sono in arrivo. Ancora più attenzione a quelle che dobbiamo comunicare, perché se non siamo ben sicuri, se non ci sentiamo pronti, è meglio aspettare e valutare poi successivamente. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno e abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. In questo ambito andremo a vedere anche per le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo la viola. Spesso fa riferimento a dei pensieri, a quei chiodi fissi, a quelle cose che magari facciamo fatica a lasciare andare, però non è una carta negativa effettivamente, perché parla comunque di unione felice, parla di alcune cose dove abbiamo sì, diciamo, dei dubbi, però in qualche modo ci stiamo impegnando e come previsto sin dall'inizio ci sono queste chiavi che devono essere utilizzate da parte vostra o cercare di favorire questo miglioramento cercando di andare a coinvolgere anche l'altra persona. Può essere una cosa passeggera, quindi che si può entrare subito in una fase di miglioramento? Assolutamente sì, perché abbiamo poi l'Aquilegia che appunto ci parla di amore perfetto. Vabbè, questa è l'indicazione che troviamo sulla carta stessa come suo significato, infatti indica benessere, indica massima compatibilità, unione, coinvolgimento, relazione felice e poi ci parla anche di vantaggi di riuscire ad ottenere dei risultati e soprattutto se avete delle idee, degli obiettivi comuni. È vero che come vi dicevo sin dall'inizio, diciamo, bisogna fare attenzione a far sì che ci sia costanza in quello che si fa, in quello che
che si dice e soprattutto in alcune promesse, in alcuni obiettivi da portare avanti, perché si rischia poi di procedere un po' a singhiozzo e questo può dare un po' fastidio e destabilizzare. E questo vale anche per relazioni più importanti, come dicevo, di un'amicizia o un familiare. Per i single è vero che ci può essere incostanza, dipende se state frequentando una persona, allora al momento le cose procedono tra alti e bassi per varie motivazioni, magari effettivamente visto che è una stesa generica, alcune cose sono troppo personali, sicuramente con queste indicazioni lo capirete il perché. Quindi abbiamo questi alti e bassi, ma non solo, forse c'è anche l'informazione di fare attenzione perché può essere un forte coinvolgimento, ci può essere qualcosa di importante, ma può essere fugace o passeggero, quindi portarsi in conclusione, oppure magari ancora alti e bassi che vi portano confusione ed incertezza se voler proseguire. Può esserci anche un'attrazione, un coinvolgimento momentaneo che poi magari non si rivela così tanto interessante, oppure potrebbe esserci solo un'avventura. Questo ovviamente in base a queste indicazioni prenderete i vostri suggerimenti e ovviamente consiglio sempre di adattarli a quello che vivete, anche per prendere le vostre decisioni. Per le questioni più pratiche troviamo la carta allegria, la carta falsità e poi belvedere. Allora, la carta allegria è comunque una carta positiva perché porta soluzioni, liete notizie, è anche legata ai viaggi, agli spostamenti, quindi vuol dire che abbiamo delle soddisfazioni, abbiamo possibilità di ritrovare stabilità, ordine nel lavoro, nella nostra anche ricerca, oppure se abbiamo bisogno di aiuto, di collaborazione. È ovvio che qui c'è un piccolo avvertimento di capire perfettamente se magari volete coinvolgere una persona piuttosto che un'altra, quindi di fare la scelta giusta e di valutare, perché alcune cose in apparenza possono sembrare positive e invece poi non lo sono. Quindi occhio e attenzione. Poi può anche riferirsi a un momento sbagliato. Abbiamo visto sin dall'inizio che la carta della lettera ci dava queste indicazioni, e cioè di aspettare il momento giusto anche per fare una specifica richiesta, oppure per una comunicazione, o valutare attentamente quello che arriverà a noi come proposta, come suggerimento e come indicazioni. Quindi in realtà può non essere per forza una cosa negativa, magari è una cosa che non fa al caso nostro e che quindi è meglio, dopo aver fatto la nostra riflessione, cercare di capire se può essere adatta o lasciarla andare. Che ci sono comunque delle cose positive, comunque le abbiamo viste, perché Belvedere ci apre a messaggi, notizie, visite, cose in attesa, quindi in fase di sviluppo, quindi poi vedremo i risultati successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!